nostro 2025 di gare sta per iniziare, ma oggi non stiamo andando a una semplice gara, oggi stiamo andando a un evento. Sì, perché non capita spesso, anzi nella vita potrebbe non capitare mai, di andare alla gara inaugurale di una nuova pista. Noi abbiamo voluto cogliere questa occasione, quindi ci siamo messi in viaggio e più ci avviciniamo all'impianto, più il paesaggio è da cartolina. Verde, montagne, fiumi, veramente bello. L'unica pecca è il cielo tutto coperto che non lascia presagire niente di buono. E purtroppo quando arriviamo in pista infatti ci accoglie la pioggia. Non un temporale, ma una pioggia leggera che però basta a bagnare la pista e a far sospendere tutti i turni di prove libere. Ne approfittiamo quindi per sistemarci i box con calma e avendo tempo libero mi metto a ricontrollare il setup della macchina che come sempre ha preparato mio papà a casa. Day one di prove libere terminato, è duro perché in realtà non è mai iniziato, nel senso siamo arrivati che purtroppo il meteo non ha mantenuto le previsioni, quindi siamo arrivati che piovigginava, abbiamo fatto un turno dove la pista era umida e quindi vi lascio immaginare la difficoltà di andare su una pista nuova mai provata, non ho ancora trovato l'assetto tutto quanto, mettere giù la macchina su pista umida, tosto. E un turno così, poi ha ripreso a piovere, ha fatto un'ora di sole o comunque ha smesso di piovere e lì in pochissimo, in un quarto d'ora, mezz'ora la pista comunque ha preso un grip allucinante, non me l'aspettavo che asciugasse in così poco tempo. Abbiamo fatto un turno così. Considerato il livello dei piloti che ci sono qua, considerato che la maggior parte era qua già da ieri, non ho visto ancora classifiche ufficiali dato che erano prove libere, ma da quello che ho visto secondo me il nostro tempo era più o meno ottavo, nono e quindi per me è ottimo. Ho già visto un paio di punti dove perdo infinito tempo, ci sono due curve dove la macchina allarga tantissimo, domani vedremo di risolvere questo problema, speriamo perché danno comunque ancora acqua tutta notte e tutta domani mattina, quindi non so se si riuscirà a provare domani mattina, accorceranno il programma di gara credo e quindi bisognerà trovare subito la quadra giusta perché si partirà a fuoco controllate qualifiche e sarà difficile quello. Speriamo nel tempo. Purtroppo la pioggia, dopo averci dato tregua per quell'unica sessione, riprende, quindi ne approfitto per scaricare il video dei pochi minuti che ho fatto in pista e per notare altri eventuali problemi di guida e di setup. Quello che noto è che nella grande curva davanti al palco la macchina allarga tantissimo. Vedete, la corda la prendo perfettamente, ma davanti la macchina non chiude. Il davanti deriva e allarga e quindi non riesco a stare cucito al cordolo per tutta la percorrenza della curva. La cosa strana è che succede completamente il contrario nel cambio di direzione stretto prima del transponder. Appena inserisco a destra la macchina si mette di traverso e nella curva a sinistra va addirittura su 3 ruote alzando la posteriore interna. Guardate la differenza che c'è rispetto alla macchina rossa di Balestri, campione del mondo per chi non lo sapesse. Facciamo la stessa linea di ingresso, anche perché qui la traiettoria è obbligata, ma il comportamento della sua macchina è totalmente diverso dalla mia. La sua sembra un go-kart, piatta, non parte mai dietro, non alza mai le gomme da terra. La mia macchina a vedere da fuori sembra cattivissima e veloce il triplo, ma in realtà non paga. Lui fa meno strada e più facilmente di me, che a differenza sua devo domare un cavallo imbizzarrito praticamente. E poi il terzo punto problematico è il curvone di ingresso sul rettilineo. Cerco di stare vicino al cordolo, ma l'avantreno non chiude niente. Finisco per uscire larghissimo, perdendo anche il posteriore e oltretutto nel fare questo perdo scorrevolezza e velocità. In questo la macchina sembra che non gira. La macchina può provare a cambiare olio delle motorizzatori, mettere il 900. 900 punta di più. Dobbiamo provare a spostare i piedi fuori.
Se li metti in piedi dovrebbe tenere di più. Oltre a cambiare olio e posizione degli ammortizzatori anteriori, mi ricordo che all'ultima gara dell'anno scorso, l'NS, avevamo riscontrato che le spalline anteriori in plastica aiutavano di più la macchina a voltare. Noi però oggi siamo partiti da casa montando quelle in alluminio perché pensavamo di trovare una pista con tanto grip dove la macchina avrebbe avuto sovrasterzo. Quindi come ultima cosa della giornata smontiamo quelle in plastica dalla macchina muletto e le portiamo su quella da gara. Buongiorno, day 2, come potete vedere dal cielo niente di buono. Oggi abbiamo iniziato, ha piovuto tutta notte, sta continuando a piovere, le previsioni danno che pioverà fino alle 13 e quindi sicuramente questa mattina niente. E vediamo se nel pomeriggio asciugando, speriamo che asciughi, si potrà fare qualcosa. Sento già che stavano progettando in realtà di fare tutto il programma condensato domani e vediamo, peccato perché comunque una pista nuova avrei voluto girarci proprio più tempo e invece ci si potrà girare ben poco. Il meteo purtroppo è andato male e ce lo teniamo così. La pioggia a tratti smette per svariati minuti e nella speranza che non riprenda e si possa girare il prima possibile si cerca di spazzolare via le pozze d'acqua che si sono formate, ma purtroppo nonostante gli sforzi la pista resta troppo umida. Qualcuno prova a entrare ma è inguidabile, non si sta in strada. Quindi la giornata si conclude così, con l'unica nota positiva dell'aperitivo offerto, del DJ set e delle My Candy Girls che distribuiscono le magliette regalate a tutti i partecipanti. Quando vi dicevo all'inizio che questa era un evento più che una gara normale, mi riferivo anche a questo. Oggi finalmente le previsioni danno sole, il cielo è limpido, quindi varchiamo i cancelli e posso finalmente dirvi benvenuti alla My Candy Arena. Ho aspettato questo momento e non prima per portarvi a fare un tour dell'impianto perché il brutto tempo e il grigiore della pioggia non avrebbero reso giustizia a questa pista che credo al momento sia il top a livello mondiale e abbiamo la fortuna di averla noi qua in Italia. Appena entrati c'è un'area relax con svariati divanetti per poter stare appunto in relax, quindi gli immancabili carrelli per scaricare il materiale, un palco dedicato per premiazioni o altre attività, vedi il DJ set di ieri. Al centro c'è un chiosco dove si spillano birre e si possono prendere hot dog. Quindi entriamo nel bar, dove vi faccio vedere, se ancora ce ne fosse bisogno, l'attenzione che è stata posta su ogni minimo dettaglio. Guardate le prese a muro, sono personalizzate con il logo della pista. Il frigo è personalizzato, notate la chicca della scritta il frigo dei campioni. Pure i blocchetti per le ordinazioni sono personalizzati, pazzesco. Ora usciamo e guardate che bella questa zona, diciamo per i visitatori, esterna ai box. È venuta tanta gente a vedere, a curiosare e si può stare in piedi proprio a fianco della pista oppure in quest'altra zona leggermente rialzata dove ci sono anche tavoli da picnic. Per attirare gente serve anche questo, mettergli a disposizione spazi accoglienti dove magari passare la domenica pomeriggio mangiandosi un gelato. Ma poi guardate, siamo nel verde, in mezzo alle montagne, ma quanto è bella la location. Da qui poi, da questa prospettiva, la vista della pista è uno spettacolo. Ne approfitto per farvi vedere anche questa, magari qualcuno con l'occhio attento l'aveva già notato anche da lontano. L'erba in mezzo al tracciato è completamente sintetica, io non avevo mai visto una cosa del genere su una pista RC. Entriamo ora nella zona calda, i box. All'ingresso subito la prima zona tornitura, ovviamente come tutto con adesivi personalizzati. Dietro c'è la zona soffiatura ad aria compressa per i modelli e lavaggio carrozzerie. Addentrandoci tra i banchi dei box notate sulla destra che ogni tot tavoli ci sono schermi per seguire le fasi di gara con i tempi in diretta, in modo da capire chi sta girando, quando sarà il proprio turno, eccetera.
Anche i posacenere sono personalizzati, io non ho più parole. In realtà sì, devo spenderne 2 per l'ultima chicca. Le prenotazioni dei posti box, che come potete vedere vengono segnalati in modo ordinato e preciso con un cartello. Certo, si potrebbe fare come si è sempre fatto e si fa tuttora ovunque, segnandole con un pezzo di scotch attaccato sul banco, ma non qui alla My Candy Arena, dove ogni cosa, anche la più marginale, è curata nel minimo dettaglio. E arriviamo alla fine della zona box, dove troviamo la seconda zona tornitura, soffiatura e lavaggio. Buongiorno a tutti, finalmente sole. Dopo 2 giorni di pioggia, finalmente sole, per fortuna in questo day 3, l'ultimo giorno. Dato che appunto hanno dovuto tagliare tutto il programma, visto che non c'è più tempo, oggi ci sarà un turno di controllate che non servirà a nulla, perché hanno detto che le qualifiche sono già state stabilite, le manche di qualifica, e questo mi dispiace perché secondo me il turno di controllate andava fatto, cioè andava fatto con un senso, con un significato. La pista adesso è ancora umida per la serata di ieri, va bene, ma è la stessa pista per tutti, siamo tutti nella stessa condizione, quindi vabbè. A parte questo, quindi ci saranno 2 turni di qualifiche e sarà dura, perché non avendo potuto fare praticamente nessuna prova bisognerà trovare la quadra subito a sensazione, fare un setup sperando di azzeccarlo senza nessuna base di dati, diciamo, e quindi speriamo bene, dai. Veniamo alla manche di prove controllate. Ufficialmente vengono svolte, ma non gira nessuno a parte Tilo, che si diverte a driftare perché nonostante non piova più da ore, la pista è ancora umidissima e non si sta in strada. Davvero strano, perché al venerdì, quando la pioggia aveva smesso, in solo mezz'ora la pista si era asciugata e aveva anche un gran grip. Bene, finalmente ci siamo. Ora possiamo andare in pista per le qualifiche. Iniziamo ad accendere. Non muove. Io sono acceso, non muove. L'avrei messo al contrario. Non muove. Non muove. Non muove, oh, sono acceso. Ma è impossibile che sono scarico. No, raga, non va la radio. Ditemi che non è vero. Non è possibile, non ci credo. Non va. Proviamo a cambiare il pacco batterie, magari sono scariche, ma non credo, le abbiamo caricate ieri e mai usate. Cazzo che succede? Muove! Non muove! Non riesco a spesa! Giorni che siamo qua. Adesso andiamo là e guardiamo, dai, andiamo sulle cose. Ai box smontiamo tutta l'elettronica e scopriamo che è qualcosa legato al cablaggio dell'alimentazione della ricevente. Tra l'altro appena rifatto per scrupolo nella settimana prima della gara. Muovendo il cavo sembra funzionare, quindi sarà questione di qualcosa che fa male contatto. La cosa assurda è che ieri nell'unica manche fatta problemi non ne ha dati e ci ha lasciato a piedi proprio adesso. Che sfiga. Comunque è un problema troppo lungo da indagare e risolvere in pista, quindi sostituiamo completamente tutta l'elettronica prendendola dalla macchina muletto. Ok, dai, resettiamo tutto. Quello che è successo è successo. Adesso concentriamoci su quest'ultima qualifica. Accendiamo. Oh, rimane accelerato. Non va, non sta andando, non gira. Non gira. Sta muovendo, non va. Adesso sì. Stai calmo. Mamma mia che brivido. Stavolta per fortuna aveva collegato la spinetta al contrario. Ecco, questo è quello che succede quando non si riesce a stare calmi e lucidi di fronte ai problemi. Si va in tilt e le cose poi possono solo andare peggio. Ok, finalmente siamo in pista, ce l'abbiamo fatta. Vediamo se le modifiche fatte il venerdì sera dopo l'unico turno di libere hanno migliorato la macchina.
Direi di no, sembra tutto esattamente uguale purtroppo. Comunque, dato che il programma di gara è stato stravolto, per queste qualifiche non si conterà la prestazione sui 4 minuti, ma verranno presi i 3 migliori giri consecutivi, quindi proviamo a limitare i danni e tirare fuori una terzina decente. Qualifiche terminate, allora un bagno di sangue. La prima, come avrete visto, è una sfiga incredibile, cioè ha deciso di morire la ricevente proprio alla partenza, non siamo neanche riusciti a partire. E la seconda, così, cioè, discreta, nel senso, ho girato in modo decente, ma la macchina non era a posto. Cioè, gli altri vanno come se la pista fosse stragommata. La mia spazzolava da tutte le parti, scivolava, non aveva trazione e quindi ho fatto quello che ho potuto, 3 giri decenti, abbiamo fatto posizione 14, quindi siamo quarti della finale B e secondo me si poteva fare poco meglio. Entrare in finale A, visti i nomi che c'erano nei primi 10, sinceramente non pensavo di riuscirci, magari si poteva fare qualche posizione meglio ma non sarebbe cambiato nulla. E adesso bisogna vedere per la finale, perché dall'unica sessione che abbiamo fatto le gomme questa pista le distrugge e quindi 20 minuti è una durata strana. Noi proveremo a non fare cambio gomme, partiamo con gomme diciamo monogomma, quindi 76-69 alte e vediamo. Secondo me si arriverà a 20 minuti completamente sui cerchi, almeno sull'esterna, cioè secondo me già a 15 saranno finite, gli ultimi 5 minuti sarà drammatico. Non so, spero che qualcuno faccia il cambio gomme magari e sia una scelta sbagliata, vediamo. Bisognerà essere bravi secondo me a gestire la gomma, perché nessuno ha provato e anche chi farà come noi un solo cambio gomme, cioè senza cambio gomme, dovrà riuscire a guidare la macchina quando le gomme saranno finite e non è banale. E vediamo, se si entra nei primi due si fa il bump up, in una gara da 20 minuti può sempre succedere di tutto, quindi ci proviamo, dai. Tu controlli che dopo dici che non è 3. 3, giusto. Ok, siamo pronti per la finale. Come avete visto, l'unica modifica che facciamo è chiudere la convergenza posteriore portandola da 2 a 3 per vedere se mi limita quel problema che il dietro mi va sempre di traverso. Non tocchiamo altro, anche se di modifiche ce ne sarebbero da fare, perché la macchina comunque non va malissimo, semplicemente non ho feeling al 100%, ma preferisco provarla così. Piuttosto male che vada, avrò la macchina troppo piantata dietro e lenta, ma in caso opposto, facendo altre modifiche, potremmo addirittura peggiorarla drasticamente e renderla inguidabile, il che non mi sembra il caso. Ah, non vi avevo ancora detto della più grande novità di quest'anno, perché ho pensato, cosa manca per riportarvi al 100% quello che succede in gara? Mancano le comunicazioni via radio con i box, perché, ok, avete sempre sentito la mia voce, ma non quella del meccanico sotto di me. Quindi perché non agganciare anche un microfono alla felpa di mio papà? Detto fatto, con questo step che non si è mai visto nel campo RC, penso di aver fatto in realtà non uno step ma un salto gigante per farvi immergere totalmente a 360 gradi nel nostro mondo. Un'altra chicca di questo evento. Ma voi avete mai visto una gara RC le ragazze che sfilano in pista facendo il countdown quando manca un minuto al via della finale? Okay, attention. 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4. Release the guards. Buono, buono, teniamo la posizione e vediamo un attimo davanti cosa combinano. Ah! No, 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 no. Ok, ok, tutto a posto. Allora, rivediamo cos'è successo. Io sono stato cucito al cordolo mentre la macchina in posizione 3 davanti a me era larga. Il problema è che appena ho preso in mano il gas, il posteriore è partito completamente. Forse istintivamente, vedendo rientrare in traiettoria, per scongiurare il contatto ho dato qualche grado di sterzo in più ed è per quello che mi è partita dietro. Non lo so, credo, potrebbe essere. Attenzione, non c'è contatto tra me e la macchina davanti, anche se potrebbe sembrare dal video. Io non avevo nessuna intenzione di tentare un sorpasso in quel momento. E poi io riprendo la mia linea e qua alla curva successiva la macchina rossa e bianca che arriva da dietro sbaglia completamente la staccata e mi tampona. Per fortuna mi salvo in extremis e resto in pista senza perdere neanche una posizione. Ok, comunque calma, l'obiettivo è fare top 2 per il bump up. Sicuramente adesso ne ho di più della macchina arancio in P4 davanti a me. Sbam, passato, bene, bene. Adesso ho un po' di distacco dai primi tre, devo riuscire a ricucire quel gap. Mamma che controlli sto facendo nell'uscita sul rettilineo. Ho ancora tutti i problemi che avevo notato il venerdì, ma nonostante tutto i tre davanti vedo che non allungano. Siamo sempre alla stessa distanza. Quindi va bene, la gara è lunga. Cosa vi avevo appena detto? La gara è lunga. La macchina gialla e bianca in posizione 2 sbaglia sul transponder, esce troppo sul cordolo e finisce frontalmente contro i materassi che dividono la pista. Ecco, questo è uno dei pochi sfortunati casi, oltre a capottare, dove si deve attendere il raccattamacchine per tornare in pista. Altrimenti, essendo l'erba sintetica, come vi avevo fatto vedere, a differenza delle altre piste è impossibile rimanere infossati, ma si riesce sempre a tornare in pista in autonomia. Ok, adesso sono terzo a un passo dal bump up e i primi due, la gialla e la rosa bianca, sono lì davanti a una curva di distanza. Dai, dai. Mamma raga, che controlli! Traverso e controtraverso senza perdere la corda. Numeri da circo. La gialla P1 allunga, ma la P2 me la sto mangiando, gli sono già quasi completamente tornato sotto. Massimo? Adesso? Sì. Cazzo c'è? C'è rotto qualcosa? No, no.
Cosa è successo? È rimasto dentro qualcosa? È rimasto aperto? Che cazzo è successo? Vieni dentro, dai! No, raga, non sta più in strada la macchina. Appena tocco lo sterzo va in testa coda. Vieni dentro! Dai, vieni dentro! Occhio quello lì! E pure il doppiato che zigzaga in corsia box. Adesso sembra tutto a posto, non so davvero cosa sia successo, non era il solito problema che abbiamo i rifornimenti che fuoriesce tutta la miscela e la macchina non frena più. Dal video non si vede, ma a me pareva ci fosse qualcosa di nero sul tappo del serbatoio, come se fosse rimasto aperto. Ma poi mio papà una volta rientrato ha staccato qualcosa da lì. Boh, non lo so, eravamo messi benissimo, ma ora abbiamo perso tantissimo tempo e siamo sprofondati in posizione 7. Non è ancora impossibile la rimonta, ma adesso è durissima. Rosso, spento, rosso. Dai, basta, dai, dai. Poi spero senza miscela. Rosso, sì. No, non lo so. Abbiamo perso la gara qua, il primo rifornimento. Dai Massimo, ormai è andata così. Oh, se è secco fammi girare, sì. E vediamo se è spento che cosa. È secco, figa. Vabbè, è andata. Pensavo si fosse rotto il motore perché ha spento di colpo sul rettilineo in fondo, invece hanno sbagliato qualcosa ai box e mi hanno lasciato senza miscela. Ma sbagliato neanche di poco perché non mi avevano neanche richiamato per rientrare in quel giro ai box. Ormai la gara è finita, non so quanti giri ho perso. Vabbè, comunque cerco di godermi la gara fino alla fine. Sono qua da 3 giorni, ho girato poco più di 10 minuti praticamente, almeno fatemi divertire. Provo a tirare e vediamo cosa avremmo potuto fare. Lotta lo stesso, Massimo. Mai cosa può succedere davanti? Mamma che traverso in fondo al dritto, come sono entrato sulla gialla. No, anche questa no, cioè, ma cos'altro deve succedermi in questa gara? Cioè, si deve smontare il palco, devo cadere di sotto? Cioè, la macchina davanti a me, rossa e bianca, va di traverso e si pianta in mezzo alla pista. Io arrivo a cannone e me la trovo lì. Ma la sfiga non è tanto il colpo, è che mi si piega la carrozzeria sotto la macchina, quindi dovrò fare un altro passaggio ai box non previsto. Sfiga di merda che so. Dai, entra a mettere a posto le cose. Dammi il biberon, dovevi riempire il biberon che gli facevo miscela. Vedete la parte anteriore sinistra è tutta rotta e piegata. Dai. Che organizzazione ragazzi che abbiamo. E niente, oltretutto non avevano neanche preparato la miscela per il rifornimento successivo, quindi abbiamo perso altro tempo. Non che cambi qualcosa, però sotto ai box hanno completamente sbragato ormai. Mancano 7 minuti al termine, quello che mi trovo davanti è il pilota in posizione 2, quello che stavo raggiungendo prima che tutta la gara andasse a rotoli. Vediamo se ne avevo per passare il bump up adesso. Sì, decisamente, devo addirittura mollare e finire di traverso per non tamponarlo. Giustamente ora io sono stradoppiato, quindi non posso disturbarlo e ingaggiare nessuna lotta con lui.
Se ci sarà lo spazio lo passo, ma non posso rischiare di toccarlo. Perché quello di davanti è il secondo e non toccarlo dentro. Roberto Capotosco, they are shooting. Female drivers marshalling position. Minchia, abbiamo fatto una puntata delle comiche praticamente. Dai, è un video comica. Concludiamo sesti questa gara folle dove avete visto mi è successo di tutto. E quando vi dicevo che in pista volevo vedere se ne avessi avuto per provare il bump up, beh, potete farvi un'idea guardando adesso i best lap della finale. Praticamente sono l'unico insieme al primo ad aver girato sotto i 15 e vi garantisco, ok, che magari i primi 2 e gli ultimi minuti qualcosa gestivano mentre io tiravo senza niente da perdere, ma giravo 3-5 decimi più forte di loro nell'ultimo stint. E la cosa ancora più assurda, se vediamo poi i tempi della finale A, è che un campione finalista mondiale come Hackler ha finito quarto con un best di 14,8. Cioè capite che io ho preso neanche 2 decimi da lui, nonostante non siamo minimamente riusciti a sistemare il setup e avete visto tutti i problemi che aveva la macchina. Cosa dire d'altro? Ah sì, vi starete tutti chiedendo cos'è successo al primo rifornimento. Adesso con calma ve lo spiego. Ecco cos'era. Una spugna. Praticamente senza dirmi niente, a mia insaputa, pochi minuti prima della finale, mio papà, per risolvere a modo suo il problema cronico che abbiamo, che ad ogni rifornimento di miscela mi allagano la macchina, cosa ha ben pensato di fare? Di sagomare una spugna e incastrarla attorno al tappo del serbatoio. Ma il problema cos'è stato? Che probabilmente al primo rifornimento, inserendo la pistola, quando è stata tolta, si è incastrata nella spugna e la spugna, anziché rimanere, diciamo, nella sua sede, si è come spostata così, diciamo, ed è rimasta a penzoloni fuori dalla carrozzeria. Per quello non capivamo cosa fosse successo. Ma quindi i testacoda che la macchina faceva in pista erano perché la spugna poi toccava nella cinghia laterale? No. In pista abbiamo pensato quello, ma poi abbiamo scoperto il vero motivo solo una volta arrivati a casa. Avevamo messo una striscia adesiva di pesi per essere in regola e non sottopeso proprio sul lato della cinghia e una volta a casa quella striscia non c'era più. Quindi è molto più probabile che proprio in occasione del primo rifornimento magari la miscela abbia bagnato l'adesivo e fatto staccare la striscia, che inizialmente è rimasta penzolante toccando la cinghia, poi è volata via in pista. Quindi la spugna non c'entra nulla, anche se ovviamente è un'idea malata. La soluzione è semplicemente imparare a fare bene i pieni come fanno tutti, punto. Spiegato l'arcano, a me non resta che invitare tutti ad andare almeno una volta nella vita alla My Candy Arena, perché è indubbiamente il migliore impianto che abbiamo in Italia, senza dubbio. E a me resta l'amaro in bocca, ma non tanto per la gara, quanto perché in 3 giorni in pista, causa maltempo, ci ho potuto girare sì e no 30 minuti in totale. Questa prima gara dell'anno è andata non male, malissimo, ma già il prossimo weekend ci sarà un'altra gara dove potremo rifarci, cioè il trofeo Ielasi Tune d'Aleno, e anche quella sarà una gara che non sarà una semplice gara, ma un evento di livello europeo. Quindi invito tutti a lasciarmi un like di consolazione per augurarmi che la prossima vada meglio di questa e invito a iscrivervi al canale per non perdere il video che arriverà a breve. Ciao!